Ve lo ricordate come eravate a 19 anni? La sensazione provata dopo la fine della maturità? Io non vedevo l'ora di abbandonare finalmente il paesino dove sono cresciuta e spostarmi in città. Oh, che cosa pazzesca è stato il primo anno di università. E pazzesca era la sensazione di essere finalmente libera e di poter realizzare tutto quello che volevo. Credo si sentisse così anche Shaban prima del 7 ottobre 2023. Hello from the tent where we reside. I'm Shaban Ahmad, 19 years old. I'm a student studying software engineer. In this barbaric starvation war, we have displaced 5 times so far. Now we are in Al-Aqsa Martyrs Hospital in the middle of Gaza, Deir el-Balah. I'm taking care of my family as I'm the oldest. Shaban era uno studente di ingegneria informatica, un secchione di prima categoria, che sapeva a memoria il Corano e che continuava a studiare dal suo laptop anche sotto le bombe. Lottava per proteggere la sua famiglia, composta dai genitori e altri 4 fratelli, dalla distruzione di Gaza da parte di Israele. Condivideva regolarmente video sui social che raccontavano la situazione disperata in cui vivevano e sperava di raccogliere abbastanza donazioni per fuggire in Egitto. Non c'è posto sicuro a Gaza, diceva in uno dei video che aveva condiviso. Il 14 ottobre 2024 Israele ha bombardato un ospedale di fortuna, un accampamento a Deir el-Balah. Delle atroci riprese dell'accaduto un filmato spicca su tutti. Sotto una tenda in fiamme, su una brandina ospedaliera, una persona, con una flebo per braccio, si divincola fra le fiamme, che avvolgono completamente il suo letto fino al cuscino. In un disperato tentativo di salvarsi, le sue braccia si protendono verso l'alto, lottando inutilmente contro l'inferno che le circonda. Shaban al-Dalu è morto bruciato vivo sotto gli occhi di tutto il mondo. Aveva 19 anni. Nello stesso modo sono morti 2 fratelli e la madre, che era seduta vicino al suo letto. Lui è un altro delle decine di migliaia di palestinesi massacrati nell'ultimo anno da Israele. È difficile trovare le parole per descrivere le atrocità a cui stiamo assistendo e il silenzio, l'indifferenza che le accompagna, ma ci proveremo lo stesso. Acquavite e Oppio è un podcast sui colonialismi, razzismi e disuguaglianze. Io sono Michela Fantozzi e oggi parliamo di Palestina. E alla fine cosa voglio nella vita? Cosa sostengo nella vita? Perché sono qua? Non è che perché voglio non perché voglio sostenere nessun tipo di terrorismo, nessun tipo di violenza, io voglio la giustizia per il popolo palestinese e per tutta l'umanità. Chi parla è Khalid, un ragazzo palestinese che vive in Italia da più di 10 anni. Nato e cresciuto a Betlemme, ha studiato a Perugia e adesso lavora come ricercatore. Khalid è anche un attivista e un musicista che in molti modi racconta della sua terra e della sua gente. La storia della Palestina meriterebbe una stagione tutta per sé. Noi qui ci limiteremo a parlare di alcuni aspetti della situazione attuale e soprattutto, grazie alle parole di Khalid, cercheremo di capire com'è vivere sotto l'occupazione israeliana. Non è stato ovviamente facile crescere in Palestina. Ho vissuto momenti molto molto difficili perché ho vissuto la guerra. Mi ricordo nel 2000 dovevamo fare una gita scolastica, nel 2000 quindi avevo 8 anni. E ero molto motivato, curioso di andare insieme con la classe a Gerusalemme. Quindi volevamo prendere un pullman da Betlemme a Gerusalemme e mi ricordo che il giorno dello scoppio dell'intifada, della seconda intifada del 2000, era proprio lo stesso giorno, quindi noi volevamo andare lo stesso giorno dello scoppio dell'intifada e mi ricordo che mi sono svegliato quel giorno, ho visto questa scena di miei genitori guardando la TV con tanta rabbia, tanta paura e proprio era quel giorno, lì la mia vita è cambiata perché proprio lì ho cominciato a vivere la guerra da bambino, diciamo.
In Palestina si riversa tutta la barbarie che credevamo di aver sepolto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo discorsi sulla conquista, sulla terra da strappare, sulla prospettiva di arricchimento a danno di interi popoli. Il colonialismo non è scomparso e accade anche in altre zone del mondo, ma con metodi diversi, più adatti alle nuove logiche del capitalismo globale. No, non in Palestina. Qui razza, terra e profitto si intrecciano con la stessa brutalità delle guerre di conquista di 200 anni fa. Un'anomalia che si consuma in diretta sui nostri schermi, fuori dal tempo, fuori dalla storia. E quindi dal 2000 fino al 2004 erano momenti molto 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 difficili, non andavo a scuola, tanti momenti di coprifuoco, ogni tanto c'erano delle invasioni e quindi entravano con le carri armati israeliani, l'esercito israeliano con le carri armati a occupare, invadere le città della Cisgiordania. E una volta per 40 giorni non andavo a scuola, 40 giorni coprifuoco, mi ricordo c'erano poche ore durante il giorno dove la gente poteva uscire, quindi erano 4 anni molto difficili, scontri, scappavamo a casa, non potevamo uscire, proiettili che passavano davanti a casa, morte, sangue, Poi dal 2004, da quando è arrivato, cioè dal 2005 diciamo, da quando è morto Yasser Arafat, è arrivato Abu Mazen, le cose magari, c'era qualche magari speranza per qualche tranquillità, per qualche state building, speranza di state building, poi il riconoscimento dello Stato osservante della Palestina all'ONU nel 2013 dava qualche speranza, ma abbiamo visto le cose non stanno andando bene a livello diplomatico. Comunque a livello diplomatico i palestinesi vogliono il dialogo, invece gli israeliani sempre lo rifiutano perché non è nell'interesse loro, perché vogliono sempre occupare più terre, rubare più terre, costruire sempre più insediamenti in Cisgiordania, quindi questo è il loro obiettivo. I would like to ask you, do you have a written document by the government with a clear intent to commit genocide? Do you think that in Rwanda and in Bosnia-Herzegovina, any government officials wrote a document saying, I want to commit genocide? Have you seen anything like that? I'll answer this for you. No, it doesn't work like that. Quella che state ascoltando è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, Francesca Albanese. In qualità di esperto legale, Albanese insiste sul concetto di diritto internazionale e la sua violazione nell'ambito dell'occupazione israeliana in Palestina. In un passaggio del suo libro J'accuse, scritto assieme al giornalista Christian Elia, Albanese dichiara senza mezzi termini: l'occupazione israeliana è illegale perché ha dimostrato di non essere temporanea, è amministrata deliberatamente contro gli interessi della popolazione occupata e ha portato all'annessione del territorio occupato. La sua illegalità deriva anche dalla violazione sistematica di almeno 3 norme perentorie del diritto internazionale: il divieto di acquisizione del territorio attraverso l'uso della forza, il divieto di imporre regimi di soggiogramento, dominio e sfruttamento, compresi la discriminazione razziale e l'apartheid, l'obbligo degli Stati di rispettare il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Già, il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Questo è sempre stato negato ai palestinesi, senza Stato, senza indipendenza economica, senza libertà di movimento e senza nessun tipo di libertà politica. E nessuno qua parla del numero di prigionieri palestinesi in Israele. I prigionieri politici, come lo chiamano, sono quasi circa 10.000 prigionieri.
Poi ci sono prigionieri cosiddetti amministrativi, senza un'accusa chiara. Sono circa 3.300. Poi nessuno parla di prigionieri bambini. I minori, sì. I minori. Mm. Ci sono prigionieri minori che sono, secondo il Prisoner Support and Human Rights Association, 320. Nessuno parla di questi. Perché? Mi chiedo perché? Perché si parla di ostaggi israeliani che comunque hanno il diritto di vivere, senza dubbio. Ma perché nessuno parla dei palestinesi? Non meritano di vivere? Cioè non hanno il diritto di vivere? Gli israeliani non vogliono cambiare la situazione e devono ammettere che Israele è un progetto coloniale e Israele adesso si fa la vittima di un contesto che ha creato se stesso. Cioè, questo che non tutti capiscono. Israele adesso si fa la vittima di un contesto, di una situazione che ha creato. E nessuno parla di che ci sono delle restrizioni di movimento che sono sempre in crescita. Dopo anche il 7 ottobre le forze dell'occupazione israeliana hanno aumentato checkpoint. Alcune statistiche parlano di 86 nuovi checkpoint nuovi che si aggiungono al 793 di checkpoint o altri tipi di restrizioni di movimento in Cisgiordania. Quindi praticamente nessuno sa che i palestinesi per muoversi da una città all'altra devono passare per checkpoint, vengono umiliati. Cioè non è una vita. Cisgiordania una come viene descritta da molti palestinesi, un prigione grande. Muri, checkpoint, confische, demolizioni, sfollamento, deportazione forzata, rapimenti di bambini e familiari attraverso arresti di massa. Queste sono solo alcune delle parole per descrivere lo stato di apartheid che definisce, limita e soffoca la vita dei palestinesi nei territori occupati. Il futuro della Cisgiordania è molto preoccupante. E per Gaza non posso tollerare che dopo un genocidio del genere nessuno se ne parla più, è come se fossero nulla, perché se non tolleriamo, se dimentichiamo, vuol dire che ci sarà di nuovo un altro genocidio. Quindi bisogna sempre parlare e non tollerare. È proprio quello che è successo. Israele deve pagare il prezzo, perché devono capire che anche le vite umane dei palestinesi è importante come quelle degli israeliani. Leggiamo ancora da J'accuse di Albanese. Nel mio lavoro sul campo ho incontrato tanti bambini palestinesi. Molti di loro rimuginano, o se solo sapessero, in riferimento alle capitali del mondo occidentale, simbolo di libertà nel loro immaginario. Per il mio ultimo rapporto dedicato ai bambini, come promesso loro, ho cercato di trasmettere i loro appelli con onestà ed efficacia. Ho cercato di raccontare l'occupazione attraverso i loro occhi, come loro stessi in tanti modi l'hanno raccontata a me. Per molti l'occupazione coloniale israeliana si manifesta in una miriade di tragedie quotidiane. È la lotta dei loro genitori che dopo lunghe battaglie legali per recuperare le terre confiscate devono vederle coltivate da coloni provenienti dalla cosmopolita Parigi o da New York. È un nonno che desidera riunirsi ai suoi ulivi, seduto dietro a un imponente muro di 8 metri costruito per proteggere gli israeliani dai palestinesi. È lo strazio dei loro genitori che demoliscono da soli una casa appena finita o magari ancora in costruzione, incapaci di ottenere i permessi dall'esercito israeliano e di cui l'unica eredità sarà il mutuo da pagare. È la loro scuola, a cui sono stati negati i permessi di costruzione, perennemente a rischio di distruzione. Sono le loro aule vuote, un tempo piene di studenti impazienti che ora riposano nei cimiteri.
È il loro fratello maggiore, acclamato come martire nel campo, ma etichettato come terrorista dai soldati, che poi arrivano a demolire la loro casa di famiglia per punire tutti del crimine di una sola persona. Ma è anche qualsiasi israeliano, in uniforme o in borghese, che spesso risiede su terre strappate ai palestinesi, godendo di una vita con acqua in abbondanza, spaziose residenze a più piani, strade larghe, centri commerciali incontaminati, servizi e parchi giochi, il tutto in netto contrasto con le condizioni di vita loro, in quanto palestinesi. Le sfide quotidiane che un bambino palestinese deve affrontare sotto l'occupazione, in una complessa rete di difficoltà e ingiustizie, possono sembrare insormontabili e sono profondamente traumatiche. Soprattutto nel contrasto inquietante con i vicini privilegiati che li hanno espropriati e che non perdono occasione per abusare di loro e umiliarli. Ci sono oggi circa 700.000 coloni israeliani in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Insediamenti sono circa 150 insediamenti grandi. Quando si parla di un insediamento israeliano si parla di una città, e questo numero di coloni è sempre in crescita, e quindi la violazione dei diritti umani è ancora esiste, e bisogna dire queste cose. È curioso che uno Stato che pratica l'apartheid razziale venga definito democratico. La cosa che mi veramente fa riflettere tanto e mi fa sentire male è questa chiara parzialità di media occidentali. La narrativa è sistematicamente parziale, cioè con l'intenzione chiara di nascondere la verità per servire agli interessi americani soprattutto e interessi israeliani. Più vai a leggere a scoprire cosa c'è dietro questo rapporto forte, intimo tra Stati Uniti e Israele, scopri quanto è importante Israele, per interessi economici americani. Oggi anche l'intelligenza artificiale, cioè Microsoft, tutti investono, tutti collaborano economicamente con l'esercito israeliano, quindi tutti sono complici nel genocidio di Gaza, perché ovviamente il guadagno è quello, migliorare l'efficienza militare, cioè Israele ha interesse di migliorare la sua efficienza militare e fa bene ovviamente al Silicon Valley, e quindi Microsoft, Amazon, Google, tutti investono. Tra ottobre 2023 e giugno 2024 il Ministero della Difesa israeliano ha speso quasi 10 milioni di dollari per acquistare 19.000 ore di supporto ingegneristico di Microsoft. Cioè, vedi quanti... E quindi 10 milioni di dollari, ma questi sono sporchi con la sangue di civili, di bambini, di donne palestinesi, soprattutto a Gaza. Questo vale anche per l'Italia. Il nostro paese ha dichiarato il suo sostegno a Israele e lo ha rifornito di armi durante l'assalto alla striscia di Gaza. Per non parlare di come Eni abbia ottenuto un mandato esplorativo delle acque di Gaza, mandato concesso illegalmente da Israele, dato che quelle acque, come il resto del territorio palestinese, non gli appartengono. I media italiani hanno omesso, sanitarizzato e sminuito la gravità del genocidio, diffuso falsità sui crimini compiuti da Hamas il 7 ottobre 2023, amplificato la propaganda del governo israeliano senza nessuna verifica dei fatti. I giornali occidentali inquadrano qualsiasi critica ad Israele come antisemitismo, etichetta attribuita anche a qualsiasi istanza, azione o intenzione palestinese, confondendo volutamente nell'odio antisemita la lotta per la terra, per la casa, per l'acqua. Vorrei rubare un'ultima volta una citazione da Albanese, a proposito della narrazione adottata
dalla politica e dai media occidentali. È una manipolazione della coscienza, uno degli strumenti dell'egemonia culturale di cui parlavano Antonio Gramsci e Edward Said. È un elemento strutturale dei processi di dominio. La gioia dopo l'annuncio del cessate il fuoco è stata grande, liberatrice e commovente, ma è durata poco. Subito dopo l'annuncio del cessate il fuoco, subito hanno bombardato, hanno ucciso altri palestinesi, decine di palestinesi a Gaza. La situazione c'è escalation chiaro in Cisgiordania. Adesso Jenin, Tulkarem sono le città più, diciamo, impattate, dove entrano i soldati, provocano la gente, uccidono, arrestano. Gaza, sappiamo, ho tanto da dire per quello che è successo a Gaza. Ho un dolore, proprio un dolore molto 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 profondo. Dal 7 ottobre che quasi non dormo le notte, cioè non sono tranquillo. Quindi, tornando al cessate fuoco, una parola a cui non credo più, perché non puoi credere a un nemico che non vuole il bene di chi occupa praticamente. E quindi c'è un squilibrio di potere, e quindi come è stato sempre. E quindi è difficile credere a chi ha più potere, perché chi ha più potere fa quello che vuole, e questo è stato dimostrato tutti questi anni. A seguito del cessate il fuoco, infatti, le violenze in Cisgiordania da parte di colonie delle autorità israeliane è aumentata significativamente. Nel libro Chi sono i padroni del mondo, Noam Chomsky dedica un intero capitolo alle continue violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. Chomsky riporta quella del gennaio 2006, quando Israele impone la chiusura di Gaza, ma questo si ripete ancora nel 2008, nel 2012 e nel 2014. Israele ripetutamente attacca i territori palestinesi con operazioni militari diverse. L'operazione Piombo Fuso, oppure Pilastro di difesa, o ancora Margine di protezione. Chomsky sottolinea come questo schema sia la norma ed ha anche un nome. Israele lo chiama falciatura del prato e prevede la violazione dei cessate il fuoco per provocare una reazione da parte di Hamas. Esattamente ciò che sta accadendo mentre registro. A causa della violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, Hamas ha dichiarato che non libererà gli ostaggi israeliani ancora in suo possesso. Trump ha prontamente risposto che se non vengono liberati tutti gli ostaggi entro sabato 15 febbraio, lascerà che a Gaza si scateni l'inferno. Non so se questo cessate il fuoco sarà come gli altri, ma possiamo capire qual è l'uso politico che Israele ne ha fatto in passato. Un utilizzo che si può esprimere in una parola: formaldeide. Nel 2004 il giornale Haaretz pubblica un'intervista a Dov Weiglas, consigliere dell'allora primo ministro Ariel Sharon. In questa intervista Weiglas dichiara: il disimpegno è in realtà formaldeide. Ci garantisce la quantità di formaldeide necessaria per paralizzare il processo politico con i palestinesi. La formaldeide è una sostanza chimica che si usa come conservante. È spesso impiegata per preservare campioni biologici. Weiglas la usa come metafora per spiegare la strategia e il calcolo dietro alla sospensione delle ostilità, che non punta mai a risolvere il conflitto, ma a congelarlo per salvaguardare gli interessi di Israele. La pace per me è quando è una pace vera e propria, nel senso che una pace non viene costruita a scapito dell'altro. A parte che non è un conflitto, secondo me, cioè non è una questione di conflitto dove bisogna trovare pace.
è questione di sistematica, di un sistematico genocidio israeliano contro i palestinesi. Quindi come possiamo pensare alla pace in questo contesto se Israele non ha l'intenzione veramente di trovare pace, di vivere, di convivere con i palestinesi? Israele è un'entità, un frutto del progetto zionista nato nei tempi del nazionalismo europeo, frutto dell'imperialismo, e quindi un'entità che non doveva nemmeno esistere in quella terra, ma comunque il palestinese è più disposto a fare pace nonostante tutto quello, mentre l'israeliano non riesce a dialogare, non vuole, perché non vuole. E quindi come possiamo parlare di pace in questo contesto? Cioè, quindi non è molto realistica la cosa. La soluzione, direi, al posto di pace, direi la soluzione è: israeliani prima di tutto devono finire l'occupazione dei territori palestinesi. Devono riconoscere che hanno commesso non solo un solo genocidio, ma genocidi, e riconoscere che la vita dei palestinesi è importante, e di capire che magari sì, con la collaborazione, con la cooperazione, qualcosa di meglio potrebbe uscire, che serve a entrambi i popoli. Ci sono alcune questioni che non sono riuscita ad approfondire in questo primo episodio, già molto denso di argomenti. Devo però menzionare che tra i crimini del genocidio a Gaza c'è anche la persecuzione del personale medico. Secondo Medici Senza Frontiere, dal mese di ottobre 2023 il sistema sanitario della striscia di Gaza è stato smantellato sistematicamente da violenti e continui bombardamenti e interventi armati. Dei 36 ospedali presenti a Gaza, solo 17 erano parzialmente operativi all'inizio di dicembre 2024. Oltre 1000 operatori sanitari sono stati uccisi. Ad oggi Israele non ha ancora fornito prove dell'effettivo utilizzo delle strutture sanitarie come basi operative da parte di Hamas. Piuttosto la distruzione degli ospedali, l'uccisione e l'arresto di personale sanitario sono solo una disumana e cinica modalità di punire collettivamente gli abitanti di Gaza per i crimini del 7 ottobre 2023 e per punire la solidarietà. Ricordiamo il rapimento del dottor Hassam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, arrestato arbitrariamente insieme ad oltre 200 membri dello staff ospedaliero. Citiamo anche la persecuzione dei giornalisti a Gaza. Almeno 169 sono stati uccisi e 75 arrestati. Alcuni hanno perso i familiari sotto le bombe. A tutti loro noi siamo debitori per aver impedito che la morte di decine di migliaia di bambini, donne e uomini passasse sotto silenzio e per aver difeso il nostro diritto all'informazione. Magari hai sentito del libro famoso di Samuel Huntington che parla di Clash of Civilizations, dove poi Edward Said, il mio autore preferito palestinese americano, che era contrario a questa idea, che non credeva in quello che pensava Huntington su questo Clash of Civilization, il riscontro tra le culture. Però a quanto pare io comincio a pensare che forse l'unico errore che ha fatto Edward Said è quello. Forse Huntington ha ragione, mi viene da pensare. Forse sbaglio, forse sono scemo, forse sto sbagliando tutto, ma vedo che la differenza culturale, il conflitto culturale è sempre più evidente col tempo, tra l'Occidente e l'Oriente, no? Said non sarebbe felice, Edward Said non sarebbe felice ad ascoltare questo, ma io vedo che sta peggiorando
questa cosa. C'è sempre meno dialogo, meno comprensione, meno voglia di ascoltare l'altro. E quindi non hanno l'intenzione vera. È come se gli americani, occidentali, israeliani non hanno l'intenzione veramente di dialogare con il mondo arabo, con il mondo musulmano o con i palestinesi. Cioè sono due mondi totalmente diversi. Diversi perché è stato fatto diverso. Cioè la diversità è stata creata dall'occidentale, dal mio punto di vista. E non c'erano differenze nel passato, ma queste differenze sono state create dall'Occidente per comunque continuare a colonizzare, a creare interessi economici nel Medio Oriente. Ma doveva essere meno diversità, meno diversità. E quindi sì, sono due sistemi di valore diversi, completamente diversi, e vedo che è sempre più evidente. È difficile il dialogo vero, è vero proprio, perché ci vuole tanto sacrificio per capire l'altro, ma l'immagine dell'arabo o il musulmano è molto offuscata. Cioè, l'immagine qua, ci sono tanti stereotipi, ci sono delle immagini non vere che sono qua nella testa di occidentali, e questo è colpa dei media in primo luogo. E quindi rompere queste immagini non è facile, cambiare mentalità non è facile, quindi il dialogo ci vuole tanto sacrificio. La nostra quotidianità non è stata intaccata dalla distruzione di Gaza. Abbiamo continuato a lavorare, a prendere treni e aerei e a programmare le vacanze. Ma per ogni morto palestinese abbiamo perso un pezzettino delle nostre libertà. La filosofa e rivoluzionaria tedesca Rosa Luxemburg sosteneva che le nazioni erano giunte alla Prima Guerra Mondiale a causa delle contraddizioni intrinseche al sistema capitalistico. Un sistema che, per sopravvivere, deve espandersi costantemente in nuovi mercati e territori, ricorrendo inevitabilmente a pratiche imperialiste e militariste. La storia non si ripete mai uguale a se stessa, ma c'è qualcosa di verosimile a quanto descritto da Luxemburg in ciò che ci sta accadendo. È interessante e preoccupante come le democrazie occidentali stiano virando verso l'autoritarismo, il nazionalismo e verso il riarmo a seguito di una crisi economica che ha acuito le disuguaglianze e di due guerre coloniali e imperialiste, quella russa in Ucraina e quella di Israele in Palestina. Volevo chiederti che ruolo ha giocato la musica nella tua crescita. La musica per me è la cosa forse più importante della mia vita. Ho iniziato a suonare da piccolo e proprio da quando, più o meno quando durante questi 3-4 anni difficili, tra 2000 e 2004, nei momenti più difficili, però c'era un pianoforte a casa, quindi da piccolo suonavo e per me come era un sfogo. Mentre suonavo al ritmo delle carri armati che stavano camminando per strada, e quindi la musica mi ha salvato tanto dalla pazzia, dalla paura, era un rifugio, era l'unico rifugio per scappare dalla guerra, quindi ho sviluppato un rapporto molto speciale con la musica, col pianoforte in particolare. E poi mi sono innamorato della musica di Chopin. Credo che sono diventato chopinista o chopiniano, perché non solo la musica di Chopin che è molto bella, molto profonda, che quasi ogni pianista si innamora di Frédéric Chopin, ma e poi anche la sua storia mi fa pensare anche alla mia
sento anche questa somiglianza tra le nostre storie, perché anche lui è stato, lui era polacco e anche lui ha sofferto dall'invasione russa all'epoca, quindi anche lui era rifugiato che ha lasciato la Polonia, e quindi lui ha sentito anche un sentimento nostalgico verso la Polonia, e ha scritto tanta musica per il suo paese, così. E quindi anche questo è un altro elemento che mi piace, ecco perché per me Chopin in assoluto è il mio compositore preferito. Sì, poi ho continuato questa passione perché ovviamente sì, è dentro di me, è dentro come si dice, il mio sangue. E però non ho preso la musica come professione, perché c'era un po' piccola pressione da parte dei miei, soprattutto mio padre. Mi ha detto: dove vai? Vuoi essere povero? Comunque sono povero lo stesso. Però mi ha detto: vuoi essere povero con la musica? La musica non ti fa sopravvivere, non ti fa vivere bene. Magari sì, purtroppo è così. Quindi ho studiato un'altra cosa. Ho studiato poi economia, però comunque la musica è rimasta la mia autentica passione, diciamo. Continuo a suonare, continuo a comporre ogni tanto, mi piacerebbe fare concerti ogni tanto, sia col tema della Palestina e dei diritti umani o temi generali. Allora iniziamo adesso. Che ne dici di suonarmi qualcosa? Senza dubbio, sì. Vai. Allora, questo brano si chiama Homeland, che cioè, no, Chi è? Sempre di Chopin? no, questo mio. Questa è una mia composizione che si chiama Homeland, che ovviamente è nostalgica perché penso al mio paese, stanco dall'occupazione israeliana, stanco dalla violazione dei diritti umani. Wow, grazie. Grazie a voi.